Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati a una nuova e frizzante recensione fantasy. Oggi voglio parlarvi del romanzo Le Lame Porpora, il secondo volume della saga L'eredità del dragone, scritta da Alessandro Zanoni e pubblicata da Il Rio Editore. Parliamo insieme, ovviamente senza spoiler, ma prima vi consiglio di iscrivervi al canale in modo da non perdere nessuna recensione. Si va! Se mi seguite con costanza, non conoscete nessuna Costanza? Se state un po' attenti a ciò che pubblico qui e sui social, che trovate in descrizione, questa recensione non sarà una sorpresa per voi. Ho comprato questo libro diversi mesi fa assieme al primo della saga, Lord Alan e il Torneo del Dragone, che ho già recensito, andate a recuperarlo qui. E badate bene, essendo il primo pilastro della quadrilogia, va assolutamente letto prima delle Lame Porpora, è importante. Ricapitolando quindi, in Lord Alan avveniva un evento principale che andava a introdurre alcuni personaggi, i luoghi e le dinamiche del mondo che Alessandro ha inventato. Si concentra su Alan e sulla maturazione del personaggio, da bambino indisciplinato a adulto rispettato. Seguiamo da vicino che, con l'aiuto di un precettore abile come Bandor e tramite l'esperienza del torneo, il ragazzino diventa uomo. Con le Lame Porpora invece si cambia totalmente registro, da così a così. Verrebbe quasi da chiedersi se la saga è la stessa. Con calma, ora ve ne parlo. La cosa che salta all'occhio fin da subito è che abbiamo un cambio di fronte repentino. Se prima il protagonista era Alan, paladino imperiale, adesso i personaggi principali sono l'elite di guerrieri della Repubblica. La forza segreta denominata Lame Porpora viene scelta dal Consiglio tra i migliori combattenti e le più acute menti di ogni razza che popola il territorio repubblicano. La cosa particolare infatti è che la squadra in questione è formata da ben 12 membri e ognuno appartiene a una specifica razza. L'autore si è sicuramente sbizzarrito, oltre ai classici nani, mezzelfi e giganti ha inventato molte nuove popolazioni dal nulla, come ad esempio i Moloch, gli Arborea e gli Shadow. Mi è piaciuto il modus operandi perché il modo migliore di presentare una nuova razza sconosciuta al lettore è proprio quello di far conoscere gli individui che ne fanno parte, con le loro caratteristiche fisiche, i pregi e i difetti. Ma qui l'autore si è spinto oltre, ha coinvolto un liceo artistico di Verona per farsi disegnare i membri delle Lame Porpora. Disegni davvero ben fatti che trovate all'inizio di ogni capitolo. A me sta cosa è piaciuta un sacco. Tra questi guerrieri formidabili spicca Natalie, il capitano mezzelfa, quindi un incrocio tra un elfo e un'umana. Si tratta del personaggio che viene maggiormente approfondito, infatti scopriamo che è proprio nel suo passato e nella sua dinastia che si nascondono segreti fondamentali per la sopravvivenza della squadra. Parlando della trama, scopriamo fin da subito che sono state le Lame Porpora ad attaccare la tenuta dei Riverside che vediamo alla fine del volume precedente. Eseguendo gli ordini del Consiglio della Repubblica rapiscono il figlio di Alan e se la danno a gambe. Ma già da questa vicenda iniziale si capisce che qualcosa non torna. Lo Shadow della compagnia si comporta in modo strano, la madre del bambino tira fuori degli strani poteri magici e infine un piccolo contingente indisciplinato attacca il castello in contemporanea alle Lame Porpora, annullando l'effetto sorpresa, insomma. Ci sono diverse cose che non vanno, diverse cose fuori posto e la comunicazione con il consiglio, ovvero i mandanti delle lame, si fa sempre più confusa. Qui comincia la storia vera e propria, qui iniziano i guai. E non dimentichiamo che proprio un giorno prima dell'attacco a Riverside è stata siglata la pace tra Impero e Repubblica, dopo secoli di guerre. Le Lame Porpora si trovano quindi invischiate in una ragnatela molto più grande di loro e per poterne uscire devono prima capire di cosa si tratta e chi manovra i fili. Un mistero complesso che di certo proseguirà nei romanzi successivi perché lo spettro delle vicende è ampio, sicuramente molto più articolato rispetto al primo volume. Un'altra cosa che mi ha colpito è l'elevatissima dose di avventura che permea quest'opera. Nonostante la base sia sicuramente fantasy, a mio parere Le Lame Porpora è principalmente un libro d'avventura. Inganni, piani segreti nascosti in altri piani, tradimenti, una fuga dalla prigione e duelli, scontri e battaglie, sia via terra che via mare.
Le battaglie navali le ho letteralmente adorate, sono scritte benissimo. Preparatevi quindi a una storia piena di peripezie e plot twist, con alcune morti importanti e una sottotrama fitta di punti interrogativi. Eh sì, perché non sappiamo esattamente dove stiamo andando a parare. Scopriremo luoghi nuovi e mai esplorati da nessuno, andando a scomodare leggende e superstizioni, elfi e pietre magiche dalla potenza inaudita. Wow, una figata! Tra l'altro Alessandro ha creato anche un giochino molto divertente in questo volume. Ha nascosto 10 indizi che riguardano la cultura pop e nerd, dai film ai libri, dai videogiochi ai fumetti, dalla musica alla poesia. 10 riferimenti, 10 easter egg che il lettore dovrà scovare se vuole farsi regalare il terzo libro della saga quando uscirà. Geniale, no? Le ho trovato un'idea davvero divertente, vi lascio qui sotto il link al profilo Instagram dell'autore, oltre a quello della casa editrice, così potrete scrivergli quando troverete i vari indizi. Alessandro inoltre mi ha assicurato che sta già lavorando al libro successivo, perciò ho grandi aspettative al riguardo. Non posso fare a meno di fargli i complimenti per ciò che sta facendo, per ciò che sta costruendo. La saga dell'eredità del dragone rientra in quel tipo di fantasy avventuroso che certamente si ispira al vecchio fantasy, ma apporta elementi nuovi o rivisitati che ti permettono di apprezzarla enormemente. Per quanto riguarda il target di riferimento, probabilmente siamo più su uno young adult rispetto che a un adult, ma con questo secondo volume abbiamo già fatto un passo di più verso l'adult fantasy. L'ho letto con molto piacere, nonostante non rientri nei miei generi preferiti, perché è davvero super scorrevole, super intrigante e appassionante. Per essere sinceri, non capisco bene la radicale differenza di tipologia tra il primo e il secondo romanzo. Non era meglio forse strutturare la saga in modo diverso, magari partendo con la narrazione vera e propria della storia da subito? L'infanzia di Alan forse si poteva inserire con alcuni flashback, non so, è solo un'idea. Starà all'autore dimostrare che la sua storia è perfetta così come è pensata, perciò non vedo l'ora di avere tra le mani il terzo capitolo. In conclusione, c'è veramente di tutto in sto libro e fidatevi se vi dico che lo divorerete. Io l'ho letto in pochi giorni, anche alla sera prima di dormire, perché la scrittura è semplice, scorrevole e lineare. Eppure si nota un notevole miglioramento nello stile di Zanoni, a cui vanno i miei complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Si nota uno studio minuzioso di alcune dinamiche, di alcuni linguaggi come quello navale ad esempio. Nell'altra recensione che ho fatto mi sono permesso di muovere qualche critica a Lord Alan e il Torneo del Dragone per alcune cose che non mi erano piaciute, come i dialoghi e la narrazione troppo lineare, ma nelle Lame Porpora il miglioramento emerge su tutta la linea, dall'intreccio delle storyline ai dialoghi, dai colpi di scena al fattore mistero. Il lavoro che c'è dietro è palpabile. Questo volume è bellissimo, ben fatto, ottimamente costruito, perfetto per lanciare l'intera vicenda al suo culmine. Tanta roba. E voi l'avete letto? Vi incuriosisce? Fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo che trovate tutti i link che vi possono servire in descrizione. Come al solito lasciate un mi piace, condividete il video con qualche amico appassionato di fantasy. Ciao gente!